Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con l'armatura di Iron Man in scala 1:3, edizione De Agostini, Marvel 2022, altezza 60 cm, circa 4 kg di peso, e questo è il numero 107 perché è l'estensione che io ho deciso di fare, perché non è affatto obbligatoria, delle 20 uscite opzionali che la De Agostini permette a chi lo desidera di poter continuare a fare, che è l'armatura danneggiata. Questa è scritta in inglese, la Battle Damage, non so pronunciarlo. Allora, nelle uscite precedenti, cioè fino alla numero 106, abbiamo montato il casco. Ve lo faccio vedere da vicino quanto è bello. Guardate il particolare, tutto verniciato, non consumato, verniciato. Andate a vedere anche le modifiche che faccio, gli interventi per migliorare la funzionalità e la stabilità dell'armatura. Mi rivolgo a coloro i quali mi guardano per la prima volta, perché i miei iscritti già lo sanno. Anche questo, che tutti si lamentano che è ballerino, in effetti è vero, ma guardate, non balla assolutamente niente. Basta fare l'intervento che vi ho consigliato di fare, così come anche se troverete che nel vostro qui avete un dislivello tra la parte dorata e la parte rossa, basterà anche lì intervenire come vi faccio vedere. Prestate anche attenzione quando montate il casco, perché la forca interna, la T, non va montata bene sia da una parte che dall'altra, ha solo un senso, si monta in tutti e due i sensi, ma uno è sbagliato. Ecco qui, abbiamo il muscolo, il copri avambraccio destro, guardate, il coprigomito, la mano, è bella, dai, non è che basta consumarla e viene, è bella. Poi ho voluto farla per avere anche i fascicoli, perché sono sempre ricchi, molto belli. Ecco qua. E poi abbiamo la parte dell'addome. Ecco qui. Andiamo adesso a vedere il primo punto, che è quello di consentire a chi ha desiderio di poter dare un'occhiata al fascicolo. Vediamo un po' una cosa. Chissà se riesco a farvelo leggere così invece che mantenere il telefonino in mano. Vediamo. Va bene. Ci rinuncio. Ecco qua. Così chi ha piacere può dare lettura, oltre che guardare le immagini. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti e le persone che decideranno di iscriversi al canale e di attivare la campanella, così potrete sempre rimanere aggiornati su ogni mio nuovo video. Guardate che mi sta per arrivare la prima consegna del grande Mazinga Z. Ho fatto anche un video, andate a vederlo, dove potrete anche voi ordinarlo se uno può e ha le possibilità, perché
come dico sempre, non è né pane né acqua. Questo è quello che troviamo nell'uscita numero 107, poi andremo a vederlo. Queste sono le fasi di montaggio che si ripetono come quelle che abbiamo montato nei due polpacci, però guardate cosa abbiamo qui. Ecco perché ci tengo a farvi vedere il fascicolo, guardate che bello. Questo è anche uno dei motivi per i quali ho deciso di continuare la collezione. Molti addirittura si sono fermati al numero 96. Bene, ognuno dei propri soldi fa quello che vuole, ma se posso permettermi, avete fatto male, perché comunque a 100 almeno dovevate arrivare. Anche se un giorno purtroppo deciderete di vendervela, non credo che una persona acquisterebbe 96 numeri piuttosto che 100. Ecco, vi ho dato questa notizia, vedete voi. E stavo appunto dicendo prima, poi mi sono perso, che sto iniziando a breve la costruzione del grande Mazinga Z, che sarà alto 75 cm, completo del centro ricerche fotoniche con i personaggi, è qualcosa di splendido. Vi consiglio di farlo, se potete sì. Il prezzo vi dico sono 100 uscite, la prima è 1,99, la seconda 6,99 e le altre, se non ricordo male, 12,99 € che dovrete moltiplicare per 98 uscite, perché come vi ho appena detto sono 100 uscite. Però trovate tutto nel filmato specifico di Mazinga Z, lo trovate nella playlist. Iscrivetevi al canale, ragazzi, mi raccomando, aiutatemi a crescere, siete voi la linfa di questa pianta, che poesia. Nella prossima uscita costruisci la seconda parte della corazza e della gamba sinistra dell'armatura danneggiata. Ecco qui, andiamo a vedere. Il pezzo grande è in metallo, gli altri due sono in plastica, più due serie di viti, una EM contraddistinta dal colore nero e la lettera M di metallo alla fine. Questa va avvitata nel metallo e io qui, per crearmi il filetto, andrò a usare un lubrificante. Questa, come potete vedere, è contraddistinta dal colore azzurro e la P di plastica finale, e qua non andrò a usare nessun tipo di lubrificante. Questo è il pezzo e il sinistro, vedete che c'è la lettera L, eccola lì. Vi volevo soltanto far vedere che è fatto bene. È stato dato il rosso prima e poi danno due colori, l'argento e questa terra bruciata sopra. Bene, chi mi segue sa che poi io andrò a fare una modifica per questo pezzo, la trovate nell'uscita che abbiamo montato durante le sessioni di montaggio dell'armatura, quindi non ripeterò la modifica anche qui perché me la preparerò successivamente. Adesso andiamo a mettere due viti EM qui, apertura facilitata del sacchetto, dito pollice, dito indice, appoggiate, sfregate, ecco qua.
Voilà, un lubrificante, prendiamo 2 viti, una ci è data sempre in più, chiudiamo il sacchetto. Una cosa sola, molti ho visto che hanno preso le scatolette, le valigette e hanno messo le viti all'interno sciolte, identificandole chiaramente per ogni spazio con le lettere dedicate. Attenzione, attenzione, perché se vi dovesse cadere quella valigetta, non vi dico niente. Vi consiglio sempre di riporle nel sacchetto dentro la valigetta, ma non fate a meno del sacchetto per il motivo che vi ho appena spiegato. Andiamo così, ecco qua. E ci creiamo il filetto, cosa importantissima da fare su tutti i modelli. Anche questo vi ho spiegato il perché, non me lo fate ridire. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Puliamo i residui eccessivi di lubrificante, perché non deve mai toccare la plastica, è sempre meglio non fargliela toccare la plastica. Poi fate quello che volete con il vostro modello. Prendiamo adesso la vite LP, anche qui ce ne servono 2. Il lubrificante lo chiudiamo, non ci serve più, perché adesso andiamo ad avvitare le viti nella plastica. Ok, prendiamo il pezzo così. Prima di farlo vado ad avvitarmi la vite da una parte all'altra e mi creo il filetto. Tutto sarà più semplice. Ecco qua. Perfetto. Adesso mettiamo una vite qui. E l'altra qui. Ok, prendiamo il pezzo, proprio così, e andiamo a metterglielo sopra. Così. Non stringete tutto subito, lo farete alla fine. Attenzione, guardate qua. Svitiamo un po'. Così. Dovete scusarmi, le persone che mi seguono lo sanno, ho difficoltà a stringere con la mano sinistra, ve lo dico solo per questo. Ho problemi al nervo ulnare, quindi non ho forza e le cose semplici per me da un po' di tempo diventano complicate, quindi scusatemi se qualche volta vedrete che fatico un po'. Ecco. E abbiamo fatto anche questo. Questo deve essere rigido il movimento, non deve essere morbido. Ecco qua. A questo punto andiamo a mettere il pezzo qui e andiamo ad avvitare le due viti EM.
queste. Gireremo il cacciavite al contrario finché non sentiremo il clac e poi evitiamo. Ecco qua. Questo solo se avrete fatto il filetto, altrimenti certamente no. Voilà. E abbiamo finito. Adesso un attimo solo e ci vediamo dopo. Ecco qua. Questo è quello che abbiamo appena montato. Numero 107. Copri polpaccio. Andiamo a vedere una cosa che vi avevo già spiegato e che continuo a vedere in vari gruppi. Fate attenzione. Allora, questo è il sinistro. Guardate, vi spiego di nuovo una cosa. L'armatura non è fatta male. Bisogna leggere bene le istruzioni e fare come ci dicono sulle istruzioni. Il copripolpaccio non va tirato su da dietro così, non fate questo errore. Non so in quanti si lamentano che tocca, si rovina la vernice, per forza, non va tirato indietro da qua, assolutamente. Ve lo avevo già fatto vedere, per quello vi dico, seguiteli i video di Michele se avete piacere. Sono più lunghi perché io vi spiego tutto quello che posso. Immaginate soltanto, vi dico solo questo, il lavoro che io devo andare a fare per tradurlo poi correggerlo su Google. Un video di 30 minuti ci metto 4 ore. Se lo faccio di 6-7 minuti senza spiegarvi niente, ci metto un'ora. Neanche. Ok? Guardate, dovete prima tirare indietro con pollice, dito pollice, dito indice, lo sfilate. Quando siete arrivati a questa altezza lo tirate su. Questo è il modo corretto. Altrimenti lo danneggiate, rovinate la vernice. E per quale motivo vi hanno lasciato questo pezzo lungo? Per farlo scorrere. Contrario, andiamo a chiudere e spingiamo. Avete visto? Funziona benissimo. Adesso questa è quella danneggiata. Andiamo a sostituirla. Ecco qui. Voilà. Vedete? Ecco qua. Stesso discorso. Voglio aprirlo, allungo e tiro su. Chiudo. Faccio vedere per quelli che non l'hanno, che non lo hanno. Chiudo e spingo. Ecco qua. Cosa meglio di così non si può. Andiamo a levarlo di nuovo. Ovviamente non sono andati a riprodurre tutti i pezzi dell'armatura danneggiata. Sarebbe stato più realistico, lo capisco perfettamente. Però immaginatevi voi andare a smontare tutto per cambiare la tibia o la coscia, cioè è impensabile. Voilà, ecco qua. Quindi, tornando a quello che abbiamo montato fino al numero 107, eccolo qua. Non è poco. Voilà, ecco qua. Adesso, così, chi vuole seguirmi mi segue, se no vi saluto e vi ringrazio del vostro tempo. Grazie di cuore a tutti quelli che sono iscritti al mio canale e hanno deciso di alimentarlo con le visualizzazioni. Grazie veramente a tutti. Andremo a montare l'armatura un attimo, non questa, la faremo alla fine poi. Andremo a montare
il nostro bell'Iron Man. Così prendiamo, vedete? Vi avevo fatto vedere anche questo, cosa bisogna mettere sotto e come farli. Adesso vediamo se riesco a inquadrare. Non è semplice. Poi prenderò il cellulare con la mano, se no è impossibile. Poi prendiamo questo, è pesantissimo. Pesantissimo. Andiamo ad inserire questo in questa maniera qua. Sto guardando se riesco a inquadrare, sì. Ok, prima di qua, poi di qua, piano piano, e lo inseriamo con calma, senza fretta, e poi facciamo fare il clac. Eccolo qui, sentito come scatta bene? Questo non si stacca. Non è vero che si stacca se non avete mandato in tensione le molle come vi ho fatto vedere. Adesso andiamo a metterlo su, che bello. Che bello. E agganciamo il pezzo sopra. Allora ragazzi, io vi faccio vedere solo una cosa. Guardate, non c'ho barra di sostegno, non c'ho niente, avete visto, è tutto in diretta. Guardate. Guardate le braccia, non mi sembra che cadano. Guardate. Questo ve lo dico non per essere un presuntuoso, odio le persone presuntuose, ve lo dico perché avete ragione, le spalle potevano essere fatte meglio, lo snodo poteva essere fatto meglio, anche lo snodo del braccio, così come anche lo snodo delle anche, ma è la prima armatura che hanno fatto. Però come si fa a dire che non è bella questa armatura? È impossibile, è bellissima. Bellissima, stabile, perché come potete vedere è stabile, guardate, la tocco e non si muove, non cade, immaginatevi poi con l'asta di sostegno, perché è tutta rigida, si muove, ma io ho fatto tutti quegli interventi che mi sono permesso di consigliarvi e l'armatura è perfetta. Guardate che meraviglia. Adesso attenzione, perché se la prendo e si muove un po' qua è perché sapete che mancano le due viti LP da inserire una volta che uno decide la posizione che vuole ottenere. Aspettate un attimo che la giro, perché volevo farla vedere anche da dietro. Ok. Che peso ragazzi, che bellezza. Eccola qua. Mamma mia che bella che sei, guardate. Stavo dicendo che sto facendo anche Robocop e hanno migliorato lo snodo del braccio perché hanno fatto le rondelle zigrinate. Aspettate che io con una mano non ce la faccio, abbiate pazienza ragazzi, volevo allargarvi le alette sopra, ma se non lo tengo con due mani, come faccio a staccare un pezzo dall'altro? Non ce la posso fare. Ecco qui, lo apro così, lo guardiamo in tutta la sua splendida bellezza, perché è bellissimo. Eccolo qua. Voilà. Chi dice che Iron Man non è una bella armatura come l'hanno fatta, beh, scusatemi, Adesso faremo il Mazinga, è bellissimo, tutto quello che volete, ma non ha, essendo appunto Mazinga, tutto quello che c'ha Iron Man dietro, stiamo scherzando, è liscio. Poi ci sono le varie cose, le astronavi da metterci attaccati, jet, tutto quello che volete, bellissimo, ho deciso di farlo, vi ho consigliato anche nel video a voi se potete di farlo perché è veramente eccezionale. Ma come si fa a dire che Iron Man non è bello? Hanno fatto, secondo me, una cosa grandiosa, bellissima. Volevo anche aprire i polpacci e poi chiudo, prendo solo una ripresa laterale e poi basta. Vedete?
tiro fuori, ecco qua, e alzo, lo mettiamo di traverso così magari riesco a farvelo vedere. Quanto è pesante. Ecco qua, voilà. Cioè, io vi dico questo, io quando lo vedo nel video, ma mi dovete credere, la testa sembra più piccola dell'armatura. Non è così, non è così. La testa dal vivo è perfetta. Nel video lo vedo bello, perché li guardo poi i video che faccio, ma non è bello come lo è dal vivo. Dal vivo è tutta un'altra cosa. Quindi chi dice che questa armatura non è stabile ha ragione in parte, non è stabile se non si fanno quegli accorgimenti. E avete ragione, come ho detto prima. Michele, direte voi, io compro l'armatura, la devo montare, la pago e deve andare perfettamente bene. Avete ragione. Però ci vuole veramente poco ad intervenire, non tutti sono capaci, ma io ho cercato di trovare delle soluzioni possibili per tutti. E lo sapete tutti quanti, gratuite. Io non vi ho creato i pezzi 3D come potevo fare perché 2 miei amici ce l'hanno e avrei venduto non so quanti pezzi. Ho detto no, vi faccio vedere con il tappo. Poi, molti di voi, se non tutti, avete sostituito il tappo con il 3D, quella è una scelta vostra, è una scelta vostra, ci mancherebbe. Voi siete più contenti così, siamo contenti tutti. Però io cerco di trovare soluzioni che vi permettono di ottenere questo risultato. E sapete che io ne ho fatti 3 e sono tutti e 3 così. Bene, a questo punto io direi che posso chiudere il filmato, lo volevo solo girare e poi ci salutiamo. Ecco, guardate quante volte lo prendo in mano. Avete visto qualche pezzo che è caduto, qualche pezzo che si è staccato? No, così come anche i miei iscritti che mi hanno riferito della loro armatura mi hanno detto la stessa cosa. Grazie Michele, io ringrazio voi, siete voi che mi date la possibilità di essere ancora qui. Come potete vedere io a fare i video non sono bravo, ma non sono bravo perché non conosco tante cose e non ho l'attrezzatura, perché se no lo diventerei anche, perché mi piace quello che faccio e se ti piace quello che fai, migliori, non è un problema. Però ragazzi, ci vuole anche la possibilità. Io sto investendo tutto quello che ho ad acquistare collezioni per fare crescere il canale. Se io non presento qualcosa, chi mi guarda? Nessuno. Bene, un abbraccio a voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari. Mi auguro che questo filmato vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Non so quale sarà, non so cosa mi arriverà, perché come vi ho detto prima la mia playlist ha diverse cose. Speriamo che mi arrivi il Mazinga Z, sarei veramente contento. Ciao ragazzi.